Come selezionare il lavoro giusto per i prossimi 10 anni, per la vita? Esiste davvero il lavoro per i prossimi 10 anni e per la mia vita? Scopriamolo insieme. Ciao, io sono Mr. Reset. Nel mio canale si parla di mondo corporate, lavoro, finanza personale e vita all'estero. Lo spunto per questo video parte da una domanda interessante che ho ricevuto sul canale Telegram, ti invito anche a iscriverti se non l'hai ancora fatto, riguardo al come scegliere quali sono le posizioni per le quali fare l'application quando si inizia a lavorare o quando magari si vuole cambiare posizione lavorativa. All'interno della domanda c'era un punto abbastanza interessante perché mi veniva chiesto come fai a scegliere qual è la posizione giusta per i prossimi 10 anni. Ecco, io credo che non sia questa la domanda esatta, nel senso che nella carriera professionale molto probabilmente non farete le stesse cose per 10 anni. Potete rimanere nella stessa azienda, ma probabilmente cambierete ruolo o ci saranno delle attività, dei progetti che vi faranno spostare da una parte all'altra, nel senso che a meno che non vogliate voi trovarvi una nicchia, un canale nel quale chiudervi, circoscrivere le vostre competenze e rimanere lì, è molto probabile che il mondo del lavoro sarà così dinamico da portarvi a spostarsi a livello di competenze, responsabilità, team con i quali si interagisce e via discorrendo. Anche perché se per 10 anni state facendo le stesse cose allo stesso livello, con le stesse procedure, o siete un dipendente pubblico in Italia o probabilmente avete un lavoro veramente di routine, che per me non è un'accezione necessariamente positiva, anche se devo dire ci sono molte persone che preferiscono invece la routine rispetto all'affrontare costantemente argomenti e posizioni diverse. Nella mia esperienza personale, indipendentemente dal cambio o meno di azienda, mediamente ogni 2 anni ho cambiato il focus di quello che facevo. Magari rimanendo all'interno della stessa azienda mi sono spostato da un gruppo all'altro, oppure all'interno dello stesso team ho avuto funzioni e responsabilità diverse, oppure capita spesso che non cambi il job title, non cambi il team, però cambiano le priorità dell'azienda, per cui un anno ti occupi di una cosa, l'anno dopo ti occupi di un'altra, oppure per un anno lavori sul creare un contratto, un'entità, una divisione, un spin-off, un carve-out, qualunque cosa, e poi gli anni successivi ti occupi dell'avviamento e dell'operatività di questo, che sono lavori completamente diversi. Per cui io credo che non sia da ricercare il lavoro che secondo me per i prossimi 10 anni mi permetterà di realizzarmi o che mi darà soddisfazione o che sarà interessante. Nella scelta del lavoro, soprattutto delle prime application, in base alla mia esperienza, io credo che ci si debba concentrare sulla azienda o il settore. Mi spiego. Entrare in una multinazionale, in una grande azienda, meglio ancora se spostandosi all'estero, apre un ventaglio di opportunità, di ramificazioni successive che da qui a 5-10 anni creeranno una serie di percorsi di carriera molto diversi da quelli che si possono creare se entro magari in una realtà locale che si occupa di un mercato più ristretto o di un qualcosa di nicchia verticale. Per cui io personalmente al Maurizio di 24 anni fa suggerirei: assicurati di entrare in un'azienda che abbia un nome importante, possibilmente riconosciuto non soltanto dagli specialisti, gli addetti a quel settore. Cerca di entrare in un'azienda che abbia più sedi, meglio se in più nazioni, e che abbia una struttura estremamente complessa, quindi aziende grandi con diverse migliaia di dipendenti, perché queste sono aziende che hanno all'interno così tante funzioni e così tante dinamiche tra queste funzioni e divisioni, e poi queste cambiano costantemente nel tempo, che si creerà sempre e costantemente una opportunità di muoversi, fare qualcos'altro o essere esposti a dei progetti e delle cose interessanti.
Quando vengo contattato per delle richieste sul come affrontare un cambio di lavoro, come lasciare la propria azienda, come cercare altro, io cerco sempre di capire perché uno deve lasciare la propria azienda. Tecnicamente, soprattutto se si è in una realtà abbastanza complessa, ci sono tantissime possibilità di fare altro all'interno della propria azienda e questo semplifica tantissimo la vita. Quindi se io ho un ruolo tecnico ma voglio iniziare a occuparmi di cose un po' più gestionali, magari posso chiedere di spostarmi all'ufficio acquisti oppure dagli uffici che si occupano di specifici progetti e via discorrendo. Quindi io punterei più al tipo di azienda, al tipo di realtà. All'interno di questa ovviamente ci sono anche delle cose che sono più o meno interessanti, però un punto fondamentale da considerare quando si cerca lavoro, soprattutto all'inizio, è non essere intrappolati dal il mio titolo, la mia esperienza, il mio percorso formativo mi può portare soltanto là. Pensate a un'azienda quante divisioni, quanti uffici ha. Avrà sicuramente, facciamo un esempio di un'azienda di tipo manifatturiero o comunque con degli aspetti tecnici. Avrà sicuramente la parte tecnica e anche questa parte tecnica è suddivisa in tantissimi settori. Può esserci un settore di acquisizione di commesse, un settore di gestione di queste commesse, un settore di produzione, un settore di ricerca, un settore di manutenzione, un settore di ottimizzazione. Insomma, anche la sola parte puramente tecnica può avere diverse sfaccettature, ma poi c'è tutto il resto che è altrettanto interessante. Cioè ogni azienda ha ovviamente tutta quanta la sua parte finance, ha tutta quanta la sua parte servizi, supporti, ha tutta quanta la parte relativa per esempio all'ufficio acquisti. E quindi una cosa interessante da considerare secondo me è che ci sono diversi punti di ingresso all'interno di un'azienda. Il mio primo lavoro come ingegnere, laureato in ingegneria vecchio ordinamento, io sono un ingegnere elettrotecnico, il mio primo lavoro è stato all'interno di un ufficio acquisti, di cui non sapevo niente, ma la praticità coi numeri, la conoscenza comunque di argomenti tecnici e tutto mi ha permesso di iniziare a lavorare occupandomi prevalentemente di contratti nel settore tecnico, però lì ho imparato l'importanza di regolamentare le interazioni con i fornitori o con i clienti interni, l'importanza di definire come si gestiscono i soldi, quali sono i KPI, Key Performance Indicator e via discorrendo. Per esempio, quello per me, l'ufficio procurement è un punto di ingresso al quale si può accedere con diverse professionalità, che io sia un laureato in giurisprudenza, in economia o anche in settori completamente più disparati, si può assolutamente accedere a funzioni di questo genere. Ovvio che se voglio entrare nell'ufficio di ricerca sui superconduttori di un certo tipo, o sono un ingegnere dei materiali o un ingegnere specializzato in quel settore, oppure non potrò portare nessun valore aggiunto. Ma ci sono tantissime altre funzioni dove skill da generalista vanno benissimo, che non sono di livello inferiore dello specialista. Tu puoi avere una formazione da specialista e puoi decidere di fare una carriera da generalista come ho fatto io. E questo lo riscontrate soprattutto quando si va avanti nella carriera. Più aumentano le responsabilità, più si rappresenta l'azienda, i problemi dell'azienda nella gestione delle problematiche, delle attività e delle opportunità interne ed esterne, più devi essere capace di gestire le dinamiche, non l'argomento. Il capo di una divisione di progetti o di procurement non è che deve saperne più dei membri dei suoi team, deve capire di più cosa è necessario per l'azienda, quali sono le priorità, come gestire gli stakeholder, come comunicare tutto. Questo per me è un punto fondamentale che si capisce quando si entra nelle dinamiche delle aziende, quando si fa un certo livello di carriera. E non limitatevi, non sentitevi costretti ad entrare per forza dall'unica porta che sembra quella che è stata tracciata dal vostro percorso di studi. Sento spesso persone che
si definiscono anche dopo 5-10 anni di lavoro, io sono un ingegnere. No, tu hai una laurea in ingegneria, ma magari oggi sei un manager, sei un dirigente, sei un project manager, sei un gestore di commesse, sei qualcuno capace di gestire un supplier relationship manager e via discorrendo. Quindi attenzione a non confondere le cose, e quando avete un'azienda che per voi è interessante, cercate di capire tutti i settori nei quali sta cercando risorse, per i quali potete magari avere la possibilità di portare valore in azienda, e non abbiate timore, perché tra l'altro uno può entrare in un'azienda dall'ufficio acquisti e dopo 2-4 anni spostarsi a un'altra funzione. Ripeto, io ogni 2 anni mi sono occupato di cose diverse all'interno della stessa azienda, coprendo ruoli diversi oppure spostandomi in società diverse. È un argomento estremamente interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa vorreste approfondire. Ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere il like per l'algoritmo e tutte le solite cose necessarie per YouTube. Grazie mille e al prossimo video. Ciao!